Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale Girona Real Madrid. Vi chiederete, ma com'è? Così, tutto d'un tratto, Girona Real Madrid? Sì, perché io dopo la live, dopo il video post partita, abbiamo analizzato in lungo e in largo Lecce-Napoli, quindi mi sono già proiettato dritto verso il match di Champions, andandomi a rivedere tutta la partita Girona Real Madrid. Ieri sera guardavo l'Inter perché io in tutta sincerità, gufo tutte le antagoniste del Napoli. Poi, dopo il 3-0, ho spento praticamente. Ho detto: ok, andiamo a vedere Girona Real Madrid, cosa è successo in quella partita, come sta il Real Madrid in questo momento, perché è il prossimo avversario del Napoli. E a mio avviso, al di là che tu vai ad affrontare un avversario più forte di te o meno forte di te, bisogna vedere in che momento lo affronti della stagione, come stanno. Quindi guardarsi la partita prima dello scontro che ci sarà al Maradona mi sembrava cosa buona e giusta. Ovviamente fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche. E ci sono delle cose in questa partita perché Ancelotti secondo me ne sta tramando una delle sue, perché è una vecchia volpe Champions e lo conosciamo. Andiamo a vedere cosa è successo nella partita con screenshot, formazione e i dati della partita e come si sono sviluppate le azioni dei gol del Real Madrid. Ovviamente Girona che come nome potrebbe anche lasciar presagire una partita facile per il Real Madrid, non lo è stato perché il Girona nel primo tempo ha preso un palo, ha creato un paio di situazioni pericolose. Ovviamente se contro il Real crei anche solo due situazioni da rete, una la devi buttare dentro perché poi loro hanno qualità, gioco, ti prendono campo e ti infilano alla prima occasione e tu resti con tanto di naso. Comunque andiamo a vedere la formazione con la quale si è schierato il Real ieri. Recuperato anche Carvajal, io ieri nella live ho detto anche che Carvajal era ancora infortunato, invece Carvajal recupero, mi ero perso la notizia del recupero di Carvajal, devo essere sincero. Vinicius è stato recuperato, ha giocato 70 minuti, ma ci arriviamo. Screenshot. Allora, la formazione del Reale di ieri. Oselo, Vinicius, Bellingham, Cross, Chouameni, Valverde, Camavinga, Nacho, Rudiger e Carvajal. Con ovviamente Arrizabalaga in porta. Formazione che fa paura a vederla già così per i nomi in campo. Hai Modric ancora in panchina, c'è Vasquez in panchina, poi sono entrati anche nel secondo tempo forze fresche e giocatori di qualità. Al di là della qualità dei calciatori, Vinicius a destra in questa formazione ovviamente non ha operato tutta la partita prettamente tenendosi la fascia destra, però per gran parte è lì che mi nasce il dubbio e quella volpe di Ancelotti. Ma fa che Ancelotti lo vuole schierare a destra come vediamo qui nella formazione perché ha visto che non è che ha visto, ma diciamo può prevedere che sulla fascia sinistra possa avere un tantino più di libertà, perché comunque sulla destra anche io da tifoso del Napoli se devo scegliere Politano di Lorenzo e Mario Rui Quara o Olivera Quara o Olivera Zielinski Quara di Lorenzo Anghissà Politano. Ovviamente abbiamo un tantino di copertura in più sulla destra a livello tecnico, quindi non voglio che poi sia proprio una scelta dovuta al volerlo schierare sulla nostra fascia sinistra a Vinicius. Poi vedremo se questa cosa che ho pensato può essere vero o meno, lo vedremo martedì negli schieramenti di formazione. C'è stato un minimo di turnover, ma è stato lo stesso più o meno turnover come l'ha fatto il Napoli, non ampio, qualche giocatore con minutaggio alla mano. Comunque il Real Madrid vittorioso per 3-0. Il Girona ha fatto comunque qualcosina. Ovviamente devi overprodurre per vincere contro squadre del genere, devi cacciare dal cilindro una delle migliori prestazioni che puoi fare durante la stagione. Il Real Madrid è forte e lo sappiamo tutti quanti. La formazione l'abbiamo vista, andiamo a vedere i dati della partita e poi andiamo a vedere anche i cambi per il turnover che ha fatto Ancelotti. Allora, i dati della partita.
7 tiri in porta per il Real contro 3 nello specchio del Girona, 3 tiri fuori contro 8 tiri fuori del Girona, quindi possiamo vedere che il Girona comunque non è stato tanto a guardare, 4 tiri bloccati a 2, possesso palla di pochissimo in favore del Girona, 4 corner al Real, 14 falli a 13, abbastanza equilibrata la cattiveria, tra virgolette, della partita, 23 rimesse per il Girona a 12. Per esempio, questa è una statistica che secondo me chi non ha visto la partita può comunque dedurre che il Real è stato sempre sul pezzo, è stato sempre aggressivo nel recupero palla quando la perdeva. Ecco perché nascono comunque tantissime rimesse per il Girona e molto meno per quelle del Real Madrid. 2 cartellini gialli a testa. È stato espulso Nacio dal VAR a fine partita, quindi un cartellino rosso per il Real e 0 per il Girona. 23 cross a 10. È un Real che crossa poco, ma ci arriviamo perché non crossa poco. Crossa poco è vero, con palle alte, però ci arriviamo perché ci arriva diversamente in area di rigore. 5 contrattacchi a 4 per il Girona, 3 salvataggi del portiere del Real Madrid e 4 per quello del Girona. Dicevo, il Real ha crossato poco in questa partita rispetto al Girona, sì, però il Real arriva con la palla a centro area, con rasoterra a circumnavigare la linea difensiva aspettando che il centrale poi si va a prendere la palla all'altezza del dischetto. Ed ecco come è nato il primo gol del Real Madrid di Joselu. Joselu fa il primo gol su assist di Bellingham. Bellingham gli fa un esterno destro dalla posizione dove agisce Quara. Per capirci, Joselu si infila al centro dei due centrali e insacca. Grandissimo gol, inserimento. Dobbiamo fare attenzione a queste palle perché il Real Madrid dai 30 metri può mettere tranquillamente il centravanti sul dischetto davanti a Meret senza che noi nemmeno ce ne accorgiamo. Questo è stato il primo gol. Il secondo gol, le palle inattive, calci d'angolo battuti magistralmente ovviamente da Toni Kroos, parliamo di uno dei migliori centrocampisti al mondo, senza se e senza mai. Io sono un fan sfegatato di Toni Kroos, ma anche di Modric. Il piedino c'è, dobbiamo fare attenzione alle marcature. Abbiamo visto che il Napoli ha cambiato le marcature sui calci d'angolo e si mette a zona, bene così, perché dobbiamo guardare in faccia all'avversario per i movimenti che fa. Comunque cross di Toni Kroos da calcio d'angolo e segna il 2-0 Tchouaméni di testa. Partita chiusa. Con Vinicius che comunque è una mina vagante da destra e sinistra, è stata per tutta la partita, anche se non è in una condizione ottimale, rientra da un infortunio, infatti è stato cambiato al 68esimo, poi ci arriviamo anche ai cambi. Il terzo gol, tiro da fuori, respinta del portiere, Joselu col piede, non lo so se voleva essere un assist volontario o meno, comunque la palla arriva in area di rigore a Bellingham, 3-0, grandissimo gol, anche il terzo. Sono tutti quanti da tenere sott'occhio, non è che siamo qui a deridere il Real Madrid nella maniera più assoluta, però arriviamo un attimo alle sostituzioni perché ci sono stati dei cambi. Ecco qua, esce Vinicius al 68esimo, riposa Bellingham al 74esimo, poi Joselu e Valverde per Diaz e Vasquez a fine partita, ma a me la cosa che interessava è che non ha giocato Modric, quindi Ancelotti si è tenuto Modric completamente fresco per la partita di martedì, anche perché Modric, al di là che siano tutti forti e siano tutti pronti, è il centrocampista simbolo in Champions League, soprattutto perché la Champions è una competizione diversa. In Champions stai 0-0 una partita bloccata per 70 minuti, arrivano campioni del genere, ti cacciano una giocata immarcabile per qualsiasi difesa avversaria, ti mettono il centravanti, palla e porta e perdi la partita. Quindi non ha giocato Modric completamente fresco. Vedremo poi come verrà Ancelotti a Napoli e se al di là della situazione Vinicius che vi ho elencato prima, perché l'ho visto agire prettamente a destra, se sia una cosa che ho visto o è stata
diciamo un accorgimento tattico in base al Girona o è stata una prova generale per arrivare a Napoli? Vediamo poi cosa succede e vedremo come si schiererà il Real Madrid. Noi dobbiamo solamente giocarcela concentrati, però allo stesso tempo un tantino spensierati perché 6 punti in campionato sono stati fatti, abbiamo ritrovato non al 100% perché c'è ancora qualcosa da aggiustare a livello psicologico, un tantino di serenità l'abbiamo ritrovata, quindi arriviamo a questa partita nel miglior modo possibile perché se avessimo avuto il Real Madrid già la settimana scorsa sarebbero stati problemi a non finire. Comunque, grandissima partita. Io vi invito, ragazzi, se ne avete la possibilità e volete vedere dei grandissimi gol, è una partita giocata in maniera eccellente. Girona Real Madrid è una bella partita perché anche nel secondo tempo il Girona comunque sotto di 2 gol addirittura non si è assolutamente risparmiato e ha cercato di rientrare in partita. Poi la rimetto perché qua parliamo di una linea difensiva, cioè parliamo di una linea difensiva, ragazzi, Camavinga, Nacio, Rudiger, Carvajal è una linea difensiva esageratamente forte, nella maniera più assoluta. E poi se andiamo a vedere chi è entrato dalla panchina e chi addirittura non è entrato, ci rendiamo conto, un attimo che la prendo e chiudiamo questo video, ci rendiamo conto della forza del Real Madrid, perché in panchina non è entrato, vabbè, Carrillo, Pinero, Mendy, Garcia, Lunin e Modric, sono entrati Rodrigo, Vasquez, Ceballos e Brahim Diaz, tanta roba questo Real Madrid. Speriamo di vedere una grandissima partita con... Non credo che sia così, perché a me mi piacciono le partite. A me non si dice, Gianni, a me piacciono le partite belle, quelle aperte, quelle che possono finire con un 4-2, partite a viso aperto. Secondo me Ancelotti non verrà assolutamente a fare la partita a viso aperto perché certamente in Champions non rischierà di fare una brutta figura, perché al di là che sei il Real Madrid con questo Napoli, con il Napoli spallettiano tra virgolette, rischi di capitolare se mi viene a prendere aperto, quindi un tantino di fase difensiva e di chiusura fatta come si deve ci deve essere, quindi io mi auguro che va bene il tatticismo italiano di Ancelotti, però con calma viene a Napoli e vediamo. Detto questo, ragazzi, ce la possiamo giocare. Partita da tripla, possiamo dire la nostra. Non dobbiamo assolutamente entrare in campo intimoriti perché il Real Madrid, punto primo, punto secondo, siamo in casa con tutto il Maradona a spingere i nostri azzurri e noi saremo qui pronti a spingerli da casa, ovviamente. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete visto la partita, se qualcuno di voi è malato come me, al di là che poi io ci metta la faccia da un canale YouTube e se andate a vedere la partita del Real, io l'ho fatto e mi sono anche divertito. Ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli. Ciao!